本物のスペシャリストに聞く本当の話。今日はマラメロに来ています。なんとフェラーリへ15歳で入社されたというモニカさんに会いに来ました。モニカさん、よろしくお願いします。フェラーリに入られた経緯と、それからフェラーリでどんなことを経験されたのか教えてください。Allora, io sono entrata in Ferrari a 15 anni, nel 1979, e erano periodi anche perché ero una donna, quindi entrare in Ferrari era un po' una cosa strana per una donna. Io volevo assolutamente andare in Ferrari perché avevo la passione proprio delle macchine e poi anche di questo mito che era il commendator Ferrari, che per me, le macchine che faceva, io volevo andarci a mettere le mani, lavorare su una vettura. La passione mi è venuta perché poi avevo una grande passione e mi è venuta perché in casa mia tutti lavoravano in Ferrari. Mio zio aveva iniziato in Formula 1 nel 66 con Jackie Hicks, tutti questi meccanici. Quando veniva a casa parlava sempre della Ferrari, del commendatore, e io sentivo una cosa importantissima dentro di me. Io volevo fare il meccanico, io volevo entrare in Ferrari. Le ho provate, diciamo le ho un po' provate tutte perché essendo donna avevo un po' una difficoltà e niente, mi sono iscritta alle scuole Ipsia che aveva fatto il commendator Ferrari, perché diciamo che da quella scuola lì lui prendeva gli studenti per poi portarli in Ferrari, e io ho provato anche questa strada perché forse mi dava una mano per entrare. Infatti è stato così, hanno chiamato quelli della Ferrari se c'era una donna, perché sapevano che c'era una donna, che se la poteva sentire di iniziare a lavorare. E io ho accettato subito, non ho aspettato neanche di finire la scuola, niente, sono andata subito in Ferrari. Dovevo andare a fare il motore e invece mi hanno portato in carrozzeria perché c'era venuta un'emergenza. E da lì ho cominciato a lavorare sulle porte, c'era il 208, il 308 e anche la Dino Bertone. E poi dopo anche la 288 GTO, il Mondial, il 348, il 355, poi nel 1987 fui chiamata in ufficio dal figlio di un meccanico famoso che era Giulio Borsari, da suo figlio che era Sergio, e praticamente mi ha detto: guarda, partirà una macchina importante che sarà l'F40, era gennaio dell'87 e a luglio pensiamo di metterla in produzione, e avevamo pensato di prendere in prestito 3 o 4 persone perché il commendatore vuole fare 150 macchine, e quindi vi prendiamo lì un attimo e poi tornate, poi fare le vostre mansioni, finite queste 150 macchine. Invece le richieste erano tante e dopo sono diventate 400 le macchine. E eravamo in 4 persone, 3 uomini e io mi occupavo di tutta la carrozzeria interna e esterna, e devo dire che è stato un momento che non mi sembra ancora davvero di aver potuto fare circa 200 vetture, perché poi dopo il commendator Ferrari è morto nell'88 e quindi dopo le richieste erano tantissime e la macchina invece di 400 ne sono state fatte sui 1300, e io sinceramente ho chiesto se potevo un attimo tornare al mio lavoro che facevo prima in Ferrari, perché noi eravamo troppo legati al commendator Ferrari e quindi noi appassionati siamo così, cioè lui aveva detto così subito. E io capisco la Ferrari perché c'era una grossa richiesta, doveva farle, però io che vivo di passione, di mito e di sogni, quella macchina era nata così e per me il sogno, e perché era stata realizzata, era quello. すごい経歴をお持ちなのはよく分かったんですけども、その F40 のプロジェクトに関わって何か特別なエピソードがあったら教えていただきたいんですけども。Quando ero a fare l'F40 ti rendi conto
dell'importanza di questa vettura da alcune cose che succedevano in reparto, perché noi essendo in 4 persone, chi ordinava queste macchine li portavano da noi in reparto proprio per farle vedere mentre la costruivamo e prima di consegnarla loro. Non mi dimenticherò mai quando sono venuti i Pink Floyd a Modena a fare il concerto e loro ne avevano acquistato 2, ne aveva acquistato uno il batterista e uno il chitarrista. E allora sono venuti in reparto e hanno voluto vedere quando montavamo le porte, mi chiedevano, perché io diciamo che in quel lato lì era la mia fortuna essere donna, perché erano meravigliati di vedere una donna che lavorava su questa macchina importante. E allora mi venivano lì, mi chiedevano cosa stessi facendo, gli raccontavo un po' le fasi di lavoro. E allora io, siccome che sapevo che venivano i Pink Floyd il giorno dopo in officina, che dovevamo fargli vedere la loro macchina che stavamo costruendo, mio marito è un grosso appassionato dei Pink Floyd e allora gliel'ho detto, ho portato tutti i dischi in vinile, l'abbiamo fatto entrare perché era un reparto chiuso, cioè non potevano entrare tutti, e allora gli abbiamo fatto, si è potuto far firmare da tutti i Pink Floyd tutti i dischi in vinile. E lui era, insomma, anche questo è stato un episodio che non mi dimenticherò mai, come quando anche sono arrivati da Dire Street, che hanno prenotato la macchina, Carl Lewis, anche lui è venuto a prenotare la macchina. Insomma, sono quelle emozioni che te le dà, che quando uno ha una passione così importante per queste macchine e per Enzo Ferrari, queste sono delle belle gratificazioni, dopo giornate di lavoro, fatica. E allora anche ancora di più ringrazi di essere dentro a Ferrari a lavorare per una come me che non voleva altro. いや、僕もいろんなフェラーリをドライブしたことあるんですけれど、その中でやはり 288GTO と F40 が大好きなんですよね。でそれはとにかくあんなに運転をしてるだけでエキサイティングな気持ちになれる車ってないんですよね。でそんな40をね作られた方とお会いできて本当に今日光栄なんですけど、で当時まだエンツォ・フェラーリさんがご存命だったと思うんで、エンツォさんとの何か思い出話とかあったら教えていただきたいんですけども。Ho avuto anche la fortuna di guidare delle Ferrari in pista a Fiorano. Perché noi che facevamo l'F40, il commendator Ferrari ci aveva fatto come premio di portarci in pista a farci provare la macchina con dei collaudatori. Siamo andati noi 4 perché eravamo in 4, ci hanno portato a fare questo giro in pista a Fiorano, poi a un certo punto il collaudatore si ferma e dice adesso vai di là te. Ho detto no, perché c'era il rischio del licenziamento, vai di là, mi ha fatto sedere di là. E ho provato a guidare l'F40 in pista a Fiorano, ho fatto 3 giri, è stata un'emozione unica, non mi dimenticherò mai la frizione molto dura, che facevo un po' fatica perché ero piccolina e magrina, però è stata un'emozione e anche lì mi chiedevo ma come mai sono così fortunata, che la desideravo anche questa cosa ma non l'ho mai chiesta e mi è stata permessa di poterlo fare, quindi questa è stata una cosa, ho guidato in pista a Fiorano l'F40. E ho provato, invece in Ferrari guidavamo perché mi avevano dato il permesso di prendere le macchine perché si fidavano quando dovevo andarle a riparare perché ero un fuorilinea, io prendevo le macchine, le portavo in reparto e guidavo all'interno della Ferrari e quindi le ho praticamente guidate quasi tutte fino diciamo al Testarossa. Poi una sera ho avuto una fortuna incredibile che Dino Tagliazucchi, l'autista e l'uomo di fiducia di Enzo Ferrari, eravamo molto amici, sapeva della mia passione, una sera mi dice di passare in reparto corse, erano appena andati in via Scari, io sono andata là, credevo che mi dovesse dare qualcosa, un gadget, qualcosa, invece mi ha detto vieni dentro che ti vuole conoscere. Io ho detto, io non volevo andare subito perché era un mio sogno anche questo, perché lo vedevamo tutti i giorni in Ferrari noi, però essere lì davanti a lui, cioè, era un mio sogno, però quando mi è stato detto avevo paura. Però niente, ho detto devi andare, allora sono entrata, mi ha accompagnato lui e Valentini e sono arrivata, lui era seduto lì con le bretelle e gli occhiali scuri.
Io sono stata in piedi rigida perché ho paura, poi il suo assistente Gozzi mi ha detto salutalo, io l'ho salutato e dopo mi sono seduta, abbiamo parlato, voleva sapere perché io come donna avevo questa passione, perché lui fa, io ti vedo, mi dicono tutti che insomma riesce a fare delle cose anche che non credevamo, che una donna anche fisicamente, perché ai nostri tempi si lavorava tanto ed anche di fatica, non c'erano quegli aiuti che ci sono adesso, quindi noi c'era anche questa fatica fisica che una donna è un pochino è diversa dall'uomo diciamo con la fatica. E allora poi mi ha detto ma tu cosa vuoi fare? Io voglio andare in Formula 1, perché dopo avevo preso un po' coraggio, allora gli ho detto anche questo. Allora lui mi ha detto, si è messo a ridere, mi ricordo, e mi ricordo i suoi occhi perché un attimo prima aveva chiesto a Gozzi di togliersi gli occhiali scuri e voleva passare i chiari. Allora io lì mi ricordo, non avevo mai pensato che potesse avere questi occhi chiari, poi ha fatto questo sorrisino che era il suo classico sorriso e mi ha permesso di non posso farti questo ma ti farò vivere la passione della pista. Infatti dopo mi bastava che chiamassi e mi davano i pass per andare a Monza, Imola, Monte Carlo, o di là a vedere delle presentazioni in pista fiorana, insomma mi davano questo contentino anche perché dicevano che erano poi contenti e era poi questo che mi gratificava tanto. Quando sono uscita Dino mi prende a braccetto, Dino Tagliazucchi mi fa oh, lo sai perché è passato, hai visto che è passato gli occhiali chiari? Ho detto sì, l'ho visto, ma sai perché? Ho detto ma io so che tiene gli occhiali scuri perché prima dice sempre che gli occhi parlano e non si vuole smascherare lui e voleva capire chi aveva di fronte, quando si ritoglie e parla con gli occhiali chiari vuol dire che con chi ha davanti si fida e sta bene. Io ancora adesso quando ne parlo mi viene ancora di brividi, mi viene una commozione mia che io forse non sono normale, però io sono così, ho questa passione qua e se penso a questa cosa qui io veramente che non credevo, non sapevo che lui quando passava i chiari era per questo motivo, io veramente una gioia più grande, un dono più grande non me lo potevano fare. 今フォーミュラ1のお話になったんですけども、まず僕が一番憧れてるレーシングドライバーがジル・ビルヌーブさんなんです。でビルヌーブさんとまだね生きてらっしゃった頃にお会いしたことがあるとお聞きしたんですけれども、彼の何かエピソードをお聞かせいただければと思います。Il mio pilota preferito è Gilles Villeneuve perché già dal primo giorno che è entrato in fabbrica aveva quest'aria molto semplice, arrivava con i bambini piccoli in officina, tante volte li lasciava anche lì da noi e poi perché veniva chiamato in officina dal commendator Ferrari, lo lasciava i bimbi lì e poi dopo li veniva a prendere la Brenda o qualcun altro perché lui proprio delle volte lo faceva senza volere ma restavano lì Jacques e Mélanie. Quindi anche queste per noi in officina erano cose bellissime perché si respirava un'armonia molto familiare, quindi, e niente. E poi dopo man mano che veniva Maranello sempre più spesso, erano indimenticabili le sue arrivate con l'elicottero, che cominciava a girare sulla pista e poi dopo sopra alla fabbrica. Noi andavamo fuori a vederlo perché era una cosa, faceva della roba incredibile. Poi atterrava in pista Fiorano, poi prendeva la macchina che aveva una Ferrari, arrivava dentro, noi lo sentivamo quando eravamo lì perché sul pavè, che c'era il pavè all'ingresso della Ferrari, di fianco all'ufficio del commendator Ferrari, non so quante sgommate faceva lì, che poi smontava giù e rideva. Cioè, lui era una persona, secondo me, solare, lui viveva per me per la velocità e per me ha sempre mantenuto una semplicità incredibile, per me era questa la sua forza. Lui per me non credeva mai che potesse morire, lui dava il massimo sempre perché lui secondo me si credeva invincibile perché ha fatto delle cose che erano incredibili e se uno pensa che è ricordato senza mai aver vinto un mondiale, quindi sono proprio le imprese al di fuori, proprio oltre l'uomo che lui, e ci emozionava proprio perché lui andava oltre. E vabbè, tante volte in Ferrari dicevano
che lui rompeva le macchine e il commendatore si arrabbiava, insomma queste cose qui, però alla fine lui secondo me lo amava perché dalle macchine secondo me lui voleva tutto dalla macchina, gli tirava fuori qualsiasi cosa. E poi l'ho conosciuto a Imola, che ho avuto la fortuna quando mi prendevano i meccanici dentro, perché io insistevo finché non mi prendevano, quindi mi prendevano. E anche lì, tutte le volte che non mi dimenticherò mai, un giorno a Imola, che avevano appena fatto il duello di Digione, lui e Arnoux, e avevo avuto la fortuna che mi avevano preso dentro. Era bello vedere come Arnoux e Gilles scherzavano, che dopo un duello, se ci fosse adesso, secondo me si prendono a botte. Loro, quella scena lì che ho visto a Imola, passava Gilles, lui gli tirava Arnoux con una bottiglia d'acqua l'acqua, poi passava quell'altro e la tirava lui. Questa scena qui non me la dimenticherò mai, perché era, penso, l'80, 81, perché nell'82 dopo lui ha fatto l'incidente, e anche lì, sinceramente, Maranello l'ho vista veramente che è stata male, perché anche davanti alla Ferrari quando entravamo, purtroppo dopo l'incidente, era piena di fiori, la pista di Fiorano era piena di fiori, cioè... e poi a noi mancavano, almeno parlo da appassionati, da tifosi, al di fuori di essere dipendente, di essere stata, o ero dipendente Ferrari, ci mancavano le sue scorribande in macchina, le sue scorribande con l'elicottero, cioè sembrava che mancasse qualcosa dopo questa bruttissima cosa, oltre che lui che è stata una disgrazia incredibile. フォーミュラ1の仕事なんですけれども、何年から何年までどんなマシンに携わられたのか教えてください。 Io sono andata in Formula 1 con loro che mi prendevano, ci sono stata, cioè quando presentavano le macchine mi mandavano di là un mesetto, ci sono stata con capelli all'ESI quando preparavano, ma erano dei contentini, mi davano come dei premi, ma non, dopo io tornavo di là, massimo un mese, massimo, no, in ufficio, ma io non ho mai, ero ma io non ci ho mai lavorato, delle volte andavo di là. Quando mi ricordo un anno che c'era Berger con quello della tappezzeria che dovevano andare a fare qualcosa sulla macchina e lì con la bicicletta siamo andati di là con Mauro a fare un lavoro sulla macchina, ma tutte cose così, no, io non ci ho mai lavorato. じゃあフェラーリのキャリアの中で一番楽しかった思い出教えてください。 Ma per me un lavoro importante è stato quello dell'F40 perché era una macchina particolare, una macchina che segnava i 40 anni della Ferrari, una macchina stradale che lui la voleva che richiamasse anche una macchina sportiva da corsa, e quando sinceramente sono stata chiamata lì per fare questa macchina così importante voluta dal commendatore Ferrari, lì insomma mi ha fatto molto piacere perché si capiva che per noi della produzione era una cosa importante. Poi vedere che ci lavorava anche l'ingegnere Materazzi, ogni tanto la sera veniva anche Forghieri con lui, che mi ricordo delle belle discussioni, però per me la cosa più importante per me è stata quella, perché noi lavorandoci sempre non ci rendevamo conto, sinceramente, sembrava una cosa normale, ma dopo col tempo ho capito che quella è stata una cosa che a me ha dato tantissimo, perché e poi è stata l'ultima macchina del commendatore Ferrari, che per me senza di lui lì c'è stato un bel vuoto, cioè, almeno per quel che mi riguarda, quindi per me quella macchina lì è importante proprio per questo motivo, aver potuto fare le porte, i cofani, tutti gli interni, perché era una macchina che non c'era tanto, quindi penso che una donna lì con 3 uomini per me è stato devo ringraziare la Ferrari che hanno avuto tanta fiducia in me nel darmi questo lavoro così importante, perché era una macchina che ancora adesso se ne parla, quindi forse me ne sto più rendendo conto adesso del valore di questa macchina che quando lo facevamo. 萌子さん、今日は素晴らしいお話たくさん聞かせていただいてありがとうございました。ありがとう。また次回もお楽しみに。ありがとう。